C'è un confine sottile tra il mondo che conosciamo e ciò che sta sotto. In Emilia-Romagna, sotto lo strato di terra che calpestiamo ogni giorno, giace una geografia invisibile. Per gli Etruschi che abitavano questi luoghi, il sottosuolo era un regno densamente abitato. E al suo ingresso non c'era un mostro, ma una donna. Culsu. Il nome Culsu proviene dalla parola etrusca, Culs, che significa porta. È correlata al dio Culsans, la versione etrusca di Giano Bifronte. Mentre Culsans ha una connotazione solare e presiede agli inizi e alle porte della città, lei governa la dimensione oscura, il passaggio definitivo verso il sottosuolo. Culsu è la guardiana della porta, l'entità che presiede al confine tra la luce del giorno e l'oscurità del sottosuolo, colei che controlla l'accesso al regno di Aita, il corrispondente etrusco di Ade. Possiede il diritto di ammettere o respingere, di decidere quando il varco deve aprirsi. Al di là di quel varco, il regno è governato da figure implacabili. Karun, il traghettatore di anime, e Vant, la divinità alata che è la morte stessa, colei che assiste al momento del trapasso. Tra queste potenze si muovono le Lase, demoni alati simili a Culsu. Ma mentre Culsu è legata alla terra e alla solidità della pietra della porta, le Lase sono spiriti celesti, entità fluide che portano rotoli con su scritto il destino umano. Gli Etruschi vedevano in Culsu la custode delle chiavi del mondo invisibile, un ponte tra la dimensione terrena e quella ultraterrena. L'iconografia la ritrae come una guardiana inflessibile, spesso situata proprio sullo stipite della porta tombale, in un'attesa eterna e vigile. La sua presenza è documentata in diverse aree dell'Etruria. Nell'Etruria padana, cioè l'Emilia, centri come Felsinà, l'antica Bologna, e Marzabotto, l'unica città etrusca conservata integralmente, ci offrono indizi preziosi per comprendere la visione che gli Etruschi avevano dell'aldilà. La pianificazione urbana del sito di Marzabotto, noto nell'antichità come Cainua, riflette un ordine cosmico preciso. La città è un tempio a cielo aperto, progettato seguendo una disciplina rituale che la rendeva un ponte costante con l'abisso. Qui, sul pianoro di Misano, gli scavi hanno messo in luce pozzi sacri, che non servivano per l'acqua, ma per stabilire un contatto con le potenze del sottosuolo. Questi pozzi, o mundi, erano canali di comunicazione destinati esclusivamente al nutrimento delle divinità infere. Sebbene non vi siano iscrizioni che colleghino direttamente queste strutture a Culsu, la dea è sicuramente la figura che dà una forma a questa necessità di comunicazione. Nelle raffigurazioni arcaiche, Culsu stringe in una mano una chiave, emblema dell'autorità divina, di ammettere o respingere le anime nel regno di Aita, signora assoluta che decide quando il varco deve aprirsi. Ma tra i suoi attributi, le cesoie rappresentano l'elemento più distintivo. Questo strumento indica il potere di interrompere il filo che lega lo spirito alla materia, permettendo la trasformazione finale dell'anima in antenato. Le lame di Culsu agiscono con precisione assoluta. Non c'è crudeltà nel loro taglio, ma la necessità di dare un confine certo all'esistenza. I reperti documentati la ritraggono spesso come una figura demoniaca in costante vigile attesa, pronta a scortare chiunque debba affrontare il grande viaggio. È un'entità pronta all'azione, caratterizzata da calzari robusti, che indicano la sua natura di viaggiatrice e guida. La sua iconografia è coerente con il ruolo di accompagnatrice di anime, una funzione che gli Etruschi consideravano fondamentale per l'ordine sociale e religioso. Questi calzari da cacciatrice indicano che la dea non è statica. Lei percorre instancabilmente i sentieri dell'Appennino, sorvegliando ogni singola apertura della terra. La fiaccola che Culsu tiene in mano è un altro simbolo potente. Nel buio dell'Ade è la guida per le anime,
ma anche il fuoco purificatore, che trasforma il caro defunto in memoria, e il suo spirito in antenato protettore del clan familiare. Un promemoria, che anche nell'oscurità più profonda, c'è sempre un percorso da seguire, una nuova collocazione dell'anima come guardiana invisibile, che veglia sulla prosperità della famiglia. Le ali la collegano alle altre figure etrusche degli inferi, come Vant. Rappresentano la capacità di attraversare i mondi, di essere un messaggero tra il divino e il mortale, tra il cielo e il sottosuolo. Ma simboleggiano anche la sua velocità di intervento. Khulsu è lì, nel momento esatto del trapasso, senza ritardi e senza esitazioni. Le ali servono inoltre a ricordare che la morte è una condizione dinamica, che garantisce libertà di movimento tra gli strati della realtà. Accanto a lei, un canide nero che incarna l'antica divinità Kalu. Il cane nero è la forza che protegge e che divora, il guardiano che non dorme mai, il predatore feroce. La sua presenza sottolinea che Khulsu è l'autorità che comanda le potenze più selvagge del sottosuolo. Questa creatura potrebbe essere la personificazione stessa di Aita, che nelle pitture tombali indossa sul capo una pelle di lupo nero, oppure Kalu, dio della morte, che si manifestava proprio attraverso la forma del canide. Il serpente ai piedi di Khulsu è un simbolo universale del mondo infero, della rigenerazione e del ciclo infinito di morte e rinascita. La sua capacità di mutare pelle, di vivere nel sottosuolo, lo rende il compagno perfetto di una dea che governa il passaggio. Rappresenta la saggezza tellurica e la capacità della vita di rinnovarsi attraverso il contatto con l'oscurità. Il concetto di rinnovamento si lega al ciclo completo della natura. Khulsu governa la stagione del riposo, il momento in cui la linfa abbandona i rami per proteggere il cuore profondo della pianta. È la terra che accoglie i semi in inverno, il buio dove la vita si ritira per rigenerarsi, ma non si annulla. Riscoprire questa dea significa riconnettersi a un ritmo binario fatto di aperture solari e chiusure necessarie, dove la fine è solo la premessa di una nuova forza. La guardiana possiede la chiave, spetta a noi comprendere il significato della porta, che lei instancabilmente continua a sorvegliare. Se questo video ti è piaciuto e ti interessa il simbolismo della natura, iscriviti al canale e lascia un like e un commento. Ti aspetto per un nuovo viaggio insieme.